Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosissima coniglietta con la sua borsetta e all'interno ho messo anche il carillon in modo che possa suonare la sua dolce melodia. È molto carina, originale e dolcissima. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la nostra coniglietta con la borsetta vado a utilizzare un uncinetto 3,5 e utilizzo il filato beige chiaro. Vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello, vado a fare una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia lo metto per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ora andiamo a lavorare le 60 maglie per altri 10 giri. Ogni 9 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 66 maglie basse. Lavoriamo le 66 maglie per altri 4 giri. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo la diminuzione e saranno 24 maglie basse e possiamo staccare il filo e riempire con la pasta sintetica. E questa sarà la testa del coniglietto. Per le gambe partiamo dalle scarpe, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, vado ad utilizzare questo filato rosso, poi stringo l'anello e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un giro di 36 maglie però lavorate in costa dietro. Lavoriamo per altri 2 giri di 36 maglie però lavorate normalmente. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ora prendiamo di nuovo il filato beige, quello che abbiamo usato per la testa, e andiamo a lavorare in costa dietro e dobbiamo fare ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie lavorate in costa dietro. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 5 giri. Andiamo a sostituire il filato beige con quello bianco e facciamo ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri le 24 maglie con questo filato. E ora possiamo staccare il filo per questa gamba, ne andiamo a fare un altro uguale e non staccheremo il filo perché dovremo andare poi ad unirle. Dopo aver fatto anche la seconda gamba andiamo ad unire, facciamo in questo modo, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ci andiamo ad agganciare all'altra gamba nel laterale e lavoriamo le nostre 24 maglie per questa gamba, poi lavoriamo sulle 3 catenelle, lavoriamo poi sulle 24 maglie di quest'altra gamba e sulle 3 catenelle sul davanti, in modo da ritrovarci con un totale di 54 maglie lavorate. Ho lavorato così come ho detto le 24 maglie per questa gamba, ora vado a lavorare le 3 catenelle da questo lato e poi vado a proseguire sulle 24 dell'altra gamba e poi torno sul davanti di queste 3 catenelle, in totale 54 maglie lavorate. Proseguo su queste 24 e poi vado a lavorare le 3 sul davanti e ora vado a lavorare per altri 6 giri le 54 maglie così come si presentano. Ora facciamo ogni 7 maglie una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo 42 maglie per altri 2 giri. Ora facciamo ogni 5 maglie una diminuzione e saranno 36 maglie basse.
Ora riprendiamo il filato che abbiamo utilizzato per fare la testa e andiamo a fare un giro di 36 maglie con questo filato, prendendolo però in costa dietro. Facciamo un altro giro di 36 maglie lavorate normalmente. Ora facciamo ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 3 giri. Ora andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie. Lavoriamo le 24 maglie per altri 2 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Possiamo ora staccare il filo e riempire bene con l'ovatta sintetica. Andiamo a dare bene la forma alle gambe, andiamo a riempire bene questa parte in modo che possa stare in piedi. Per le braccia avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie basse. Ora facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo le 14 maglie per altri 10 giri e poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire sopra dopo aver riempito. Finiti i nostri giri possiamo staccare il filo, riempiamo con l'ovatta sintetica e poi con ago e filo andremo a cucire questa parte qui superiore del braccio e le andremo a cucire alla spalla. Per le orecchie facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Lavoriamo le 20 maglie per altri 9 giri. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. E possiamo staccare il filo, poi andremo a cucire. Possiamo staccare il filo. Io non andrò ad imbottire perché già si regge bene in questo modo, vado semplicemente a cucire questa parte e poi vado leggermente a stringerla così con ago e filo in modo da poterla poi cucire sulla testa. Io all'interno del corpo della mia coniglietta andrò ad introdurre questo carillon, l'ho rivestito semplicemente di stoffa e lo vado ad applicare all'interno. Farò uscire il filo dalla parte di dietro in modo da poter poi mettere la coda dietro e così andrò a tirare poi questo filo e suonerà al carillon. Quindi faccio uscire con l'uncinetto la codina del carillon in questo modo qui al centro, vado a prendere il filo della codina del carillon e lo farò uscire fuori in modo da poter poi fare la coda al coniglietto. In questo modo andrò a riempire e lascerò il carillon all'interno. Ho fatto una piccola coda, semplicemente ho realizzato un anello magico di 6 maglie, ho fatto un aumento in ogni maglia, poi ho fatto che sarebbero 12 maglie, poi ho fatto un altro giro di 12 maglie e poi ho fatto una maglia e una diminuzione per tutto il giro e sono 6 maglie. Lascio in questo modo e poi andrò ad infilare questa codina qui all'interno in modo da poter poi far suonare il carillon. Volendo potete soltanto applicare la vostra codina dietro, andate a riempire un po' con l'ovatta sintetica all'interno e poi andate a cucire qui. Andiamo a riempire bene le gambe e la testa e poi andiamo a riempire bene le braccia che andremo a cucire qui lateralmente. Andremo poi a cucire la testa al collo come ho fatto vedere tante altre volte e poi facciamo una catenella che va di qua a qua in modo da realizzare così il cinturino alle scarpe sia da questo lato che dall'altro lato. Basterà fare una semplice catenella che va da questo lato a quest'altro lato e così anche da quest'altra parte. Ho fatto la mia catenella di 12 maglie e vado a cucire da un lato e l'altro in questo modo.
Per rifinire il bordo delle mutandine andiamo a fare una catenella di 24 maglie e poi andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle, anzi 4 e 5 catenelle, facciamo 5 catenelle, saltiamo una e 2, entriamo nella terza e facciamo una maglia bassa, quindi facciamo di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo 1 e 2, entriamo qui e andiamo a fare una maglia bassa e andiamo a rifinire in questo modo questa parte, che poi andremo ad applicare qui, andremo a cucirla alla base della mutandina qui, in modo da fare questo bordino. La stessa cosa possiamo fare anche qui, facoltativo. Per il vestito avviamo con il filato rosso una catenella di 40 maglie e andiamo a lavorare per 3 giri 40 maglie alte nelle 40 catenelle. Entriamo in ogni maglia, facciamo la nostra maglia alta e andiamo a lavorare questo per 3 giri. Ora andiamo a fare una media in ogni maglia e saranno 80 maglie alte. Per questo giro dobbiamo andare a dividere le parti, facciamo in questo modo: lavoriamo 12 maglie alte, poi dobbiamo mettere un segno qui in modo da ricordarci che da questo punto in poi dobbiamo andare a fare la manica, quindi mettiamo un segnetto qui e contiamo da qui, lavorando 16 maglie, e poi andremo a chiudere ad anello queste nostre 16 maglie, quindi lavoriamo da questo punto 16 maglie, contiamole e lavoriamole e ci incontriamo dopo aver lavorato queste 16 maglie oltre le 12 già fatte. Ho lavorato le 16 maglie come ho detto e qui dove abbiamo messo il nostro marcapunti dobbiamo andare a chiuderle ad anello, quindi nella nostra prima qui nelle 16 maglie le andiamo a chiudere con una maglia bassissima in questo modo, in modo da creare così il foro per la manica, e proseguiamo poi sulle maglie. Qui dobbiamo lavorare 24 maglie e poi andremo a fare le 16 maglie e le andremo a chiudere come abbiamo fatto qui, e alla fine andremo a fare 12 maglie alte. Quindi per ora dobbiamo procedere alla lavorazione di 24 maglie alte sulle 24 successive. Ho lavorato le mie 24 maglie dalla manica, qui ho lavorato le 24 maglie, ora vado a lavorare le 16 maglie, vado a mettere il segno qui in modo da poi andare ad unire questa parte. Vado a lavorare le mie 16 maglie alte nelle prossime 16, così, e poi le vado a chiudere ad anello. Ho lavorato le mie 16 maglie e ora vado ad unirmi così la base di sotto qui dove avevo messo il segno, in modo da chiudere anche quest'altra manica come abbiamo fatto l'altra. Chiudiamo con una maglia bassissima ad anello e così abbiamo creato anche la seconda manica dall'altro lato. Così proseguiamo sulle restanti maglie normalmente a maglie alte fino alla fine. Questa sarà la parte poi di dietro del vestito. Dopo aver creato le nostre maniche dobbiamo solo lavorare su queste maglie qui, saltando naturalmente queste delle maniche. Andremo a lavorare la base di sotto del vestito su queste maglie qui, e quindi giriamo il nostro lavoro in questo modo e dobbiamo andare ora a fare in questo modo. Ora facciamo in questo modo: lavoriamo ogni 7 maglie alte, andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 54 maglie alte con i nostri aumenti, quindi ogni 7 maglie facciamo l'aumento. Ora facciamo ogni 8 maglie un aumento e saranno 60 maglie, poi faremo ogni 9 maglie un aumento e saranno 66 maglie, ogni 10 maglie un aumento e saranno 72, ogni 11 maglie saranno 78, e così proseguite fino alla lunghezza che volete dare al vostro vestito. Riempiamo bene la testa con l'ovatta sintetica e cerchiamo di distribuire verso il mento qui sul davanti, cerchiamo di fare le fossette per gli occhi e andiamo a creare con lo stesso filato lo spazio per poi poter inserire gli occhietti. Dobbiamo farli più o meno a distanza di 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi vedete voi più o meno la distanza che volete dare e andate a creare così lo spazio per inserire poi gli occhi in questo modo.
Passate un po' il filo in modo da creare la base per inserire gli occhi, e dopo aver fatto questo possiamo inserire gli occhi di plastica oppure li andiamo a ricamare con ago e filo all'interno di questo spazio. I miei occhietti sono come dei bottoncini, quindi passo il filo nell'occhiello e lo vado a sistemare qui. Passo anche l'altro occhiello nell'ago e poi vado a cucire. Poi se avete gli occhi che si fermano con il gancio, se avete gli occhi, oppure potete andare a incollarli con la colla a caldo e andate a bloccare così i vostri occhietti. Io vado a ripassare un po' di volte fino a bloccarli completamente. E ora con un po' di filo marrone vado a ricamare il nasino. Parto tra i due occhi in questo modo, creo il triangolino qui alla base e poi vado a riempire questo triangolino e sotto vado a fare semplicemente una riga in modo da realizzare così il musetto. Quindi vado sotto qui alla punta del nasino, vado a fare la riga, e questo invece il nasino lo vado a riempire semplicemente passando il filo un po' di volte fino a riempire questa parte. E posso poi staccare il filo. Volendo con lo stesso filato marrone possiamo andare a fare anche le sopracciglia al lato, le ciglia e le sopracciglia intorno agli occhi. Questo è facoltativo, decidete voi come volete andare a fare. E stacco poi il filo. Ho realizzato così le ciglia e le sopracciglia e questa è la testa. Poi vado ad applicare le orecchie, le possiamo mettere sia lateralmente normalmente oppure tutte e due dallo stesso lato, e poi andremo ad inserire un fiocco semplicemente fatto con delle catenelle e delle maglie basse fino a raggiungere la lunghezza che volete. Vi faccio vedere più o meno come viene, potete farlo più grande, più piccolo, come più vi piace. Con l'uncinetto oppure con l'ago andate a tirare un pochino il musetto più in avanti, così distribuendo un pochino l'ovatta sintetica sul muso, in questo modo. Con ago e filo andiamo a bloccare la base qui prima delle orecchie, semplicemente chiudendola in questo modo, e poi andremo a stringere leggermente e andiamo a cucire poi sulla testa. Diamo un pochino la forma all'orecchio stringendola in questo modo, facciamo la stessa cosa anche per l'altro orecchio e la andiamo a cucire. All'interno ho messo il carillon e la corda che esce fuori l'ho inserita nella coda. Volendo voi potete andare ad inserire la coda direttamente intorno al corpo, oppure potete anche non metterla. Ora andiamo a cucire la base delle mutandine. Qui il merletto l'ho fermato prima con gli spilli e vado a cucire semplicemente intorno alla parte qui dove la catenella, vado maglia per maglia e vado a cucire il tutto facendo il giro, facendolo aderire qui alla base delle mutandine, in questo modo. Poi ripasso per rinforzare il tutto. Poi andiamo a sollevare leggermente in questo modo e diamo un po' la forma al merletto. Ora andiamo a cucire anche la fibbia alle scarpe, così passandola semplicemente in questo modo andiamo a bloccare da un lato e l'altro e andiamo a cucire.
Con gli spilli andiamo a fermare la testa bene tutto intorno e andiamo a cucire. Per il vestito ho fatto gli aumenti fino ad arrivare a 90 maglie, quindi ogni 13 maglie ho fatto l'aumento e sono 90 maglie e poi mi sono fermata così. Poi potete farlo della misura che preferite. Mi fermo in questo modo che esca fuori un pochino il merletto e poi vado ad inserire le braccia e vado a fermare o con i bottoncini oppure vado a cucire, come preferite. Per il fiocco sulla testa vado a fare 20 catenelle e vado a lavorare 20 maglie basse nelle 20 catenelle. E ho lavorato le mie 20 maglie per altri 6 giri. Vado poi a stringere con lo stesso filato qui al centro, potete usare anche quello bianco in modo da richiamare la parte del vestito sotto, oppure andate semplicemente in questo modo, stringete questa parte centrale e poi con ago e filo andate a bloccare. E questo è il fiocchetto che andremo a mettere tra la testa e le orecchie. Per le braccia con ago e filo andate a cucire prima questa base qui in modo da chiudere e poi andate a cucire al lato della spalla. Bloccate le orecchie con gli spilli e poi andate a cucire qui e poi applicate anche il fiocco davanti così. Inseriamo il vestitino e magari o andiamo a cucire oppure inseriamo dei bottoncini. Possiamo cucire fino a una certa altezza e poi inserire il bottoncino in alto, oppure cucirlo tutto come preferite. Volendo possiamo realizzare anche una piccola borsetta a forma di coniglietto. Andiamo a fare per la base della borsa una catenella di 8 maglie. Lavoriamo 8 maglie basse di questo lato della catenella e 8 maglie basse del lato di sotto della catenella. In totale saranno 16 maglie lavorate. Andiamo a fare un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Ora dobbiamo andare ad unire, quindi facciamo due parti uguali e dobbiamo andare ad unirle e facciamo così, la sovrapponiamo in questo modo mettendo tutte e due le parti dritte e rovescio contro rovescio e andiamo a fare un giro di maglie basse tralasciando la parte superiore in modo da poter lasciare la fessura aperta sopra. Quindi realizziamo così la nostra borsetta. Andiamo maglia per maglia e andiamo a chiudere con una maglia bassa prendendo tutte e due le lavorazioni in modo da chiudere questa parte. Questo lavoro lo potete fare anche con ago e filo, andate a sovrapporre e poi andate a cucire come preferite farlo. Io vado a fare in questo modo e vado a chiudere così. Arrivo dall'altra metà e poi faremo una catenella in modo da realizzare il manico alla borsetta. Arrivo a quest'altra metà in questo modo arrivo a questo punto e vado a fare la mia catenella 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18. Poi vedete voi quando la volete fare lunga ci agganciamo dall'altro lato lasciando 1 2 3 4 e 5 catenelle, entro qui, cioè 5 maglie basse voglio dire, saltiamo le 5 maglie basse, entriamo qui e andiamo a fare le nostre maglie basse fino a raggiungere l'inizio del lavoro. Fatto questo possiamo staccare il filo, questa sarà la borsetta, andiamo a fare gli occhietti e il nasino. E poi con un po' di filo marrone andiamo a realizzare gli occhi e il nasino.
Facciamo il nostro triangolino e lo andiamo a riempire. E poi facciamo le orecchie. Per le orecchie della borsetta vado a fare una catenella di 6 maglie, ne vado a fare un'altra per girare e poi vado a fare 6 mezze maglie nelle mie 6 catenelle. Poi chiudo il lavoro e vado a cucire. Posizioniamo l'orecchio leggermente all'interno della borsetta e andiamo a cucire maglia per maglia tutte e due le orecchie. E questa sarà la borsetta che andremo poi a posizionare il braccio. Ed eccola terminata, questa è la mia coniglietta con il carillon, spero che vi piaccia, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo, ciao ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.